Rieccoci con un nuovo video, quest'oggi come vedete con i nostri amati Black Tarot, questo mazzo meraviglioso che ci riporta al contatto sinergico, fascinoso, magico con gli antenati e gli spiriti guida, grazie proprio alla tradizione culturale e ovviamente spirituale africana, accostata a mio avviso magistralmente alla ritualità dei nativi indigeni americani. Come sempre ragazzi, io vi lascio il link in descrizione di un mio video precedente in cui appunto descrivevo ovviamente questo mazzo in maniera molto dettagliata, ovviamente carta per carta, ed anche appunto un video in cui descrivo la tradizione ovviamente culturale e spirituale che ne sottende. Dunque, che cosa appunto andremo a chiedere a questo meraviglioso mazzo? Lui sposato o comunque impegnato con un'altra donna ufficialmente, ha bloccato la nostra relazione nascosta. Per bloccato intendo appunto terminato, chiuso, oppure semplicemente messo in stand-by. Ecco, vogliamo cercare di capire ovviamente perché questa persona si sia comportata in questo modo. Cerchiamo di capire ad oggi questa persona ovviamente come sta chiaramente lontano da voi, come sta vivendo questi giorni, queste settimane, ovviamente dopo questa sua scelta e decisione, e ovviamente cerchiamo di capire se questa persona, tornerà da voi, deciderà in qualche modo di tornare sui suoi passi. Utilizzerò un metodo che ovviamente ho già usato sul canale, un metodo molto dettagliato che ci permette di avere un focus fondamentale sul presente e ovviamente sul futuro. Un metodo che viene spesso usato con le sibille, ma ovviamente a mio avviso è utile utilizzarlo, anzi forse è maggiormente utile, ecco, con i tarocchi, proprio per entrare ovviamente in ogni singolo dettaglio che ci permetta di comprendere, se non altro, le motivazioni appunto di un tale comportamento. Dunque, ovviamente, per il principio di sincronicità, per chiunque abbia scelto appunto questo video o sia incappato, casualmente in questo video, cerchiamo appunto di capire perché questa persona ha preso questa dolorosa, ovviamente per voi, decisione, e cerchiamo di capire se tornerà ovviamente sui suoi passi e come ovviamente sta trascorrendo queste giornate ovviamente lontano da voi. Vediamo un po'. Perfetto, allora ragazzi, come sempre allontaniamo dal tavolo di stesa il resto del mazzo. Come potete vedere appunto questa è una metodologia appunto di stesa che ho già utilizzato sul canale. In prima posizione ci occupiamo della situazione attuale, cioè cerchiamo di capire ovviamente questa persona ad oggi, se possa o meno ad esempio essere convinta
della scelta che ha appunto effettuato, cioè come sta vivendo questi giorni. In questa posizione proprio il suo stato d'animo, quindi emozioni, sentimenti. In quest'altra posizione dettagli anche magari a voi sconosciuti in riferimento a questo suo comportamento. In questa posizione la risposta alla domanda della stesa, quindi qualcosa in più sul futuro. Ecco, queste tre carte che vanno in qualche modo a portare ulteriore chiarimento all'ultima posizione, quindi ovviamente la posizione del futuro. Dunque iniziamo appunto dalla posizione centrale, ossia cerchiamo di capire ad oggi appunto questa persona come sta, che stato d'animo ovviamente ha questa persona. E qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, questa è una persona che, come vedete, si sta dando da fare, è una persona che sta lavorando tanto. È una persona che si sta impegnando tanto, accollandosi anche, diciamo, dei compiti che non gli spetterebbero. Il 10 di bastoni, infatti, si riferisce, diciamo, a tutti quei doveri a cui obiettivamente una persona assolve, però in maniera sicuramente esagerata, direi quasi morbosa, e soprattutto doveri che ovviamente non competerebbero alla persona in questione. Quindi obiettivamente questa persona si è caricata e si sta caricando anche nel presente di oneri piuttosto gravosi, senza però particolari onori, perché il 10 di bastoni è una carta, vedete, di grande fatica. Quindi è una persona stanca, una persona stressata, è una persona che o si sta dedicando tanto al suo lavoro, perché parliamo di bastoni, però obiettivamente si sta occupando del suo lavoro perché qualcosa non va in ambito professionale, d'accordo? Quindi il 10 di bastoni non si riferisce al successo, d'accordo? Qui c'è qualcosa che non va in ambito ovviamente professionale. Ma per quanto ovviamente concerne anche e soprattutto la sua famiglia, oltretutto è un 10 di bastoni, quindi una carta di grado decimo che parla ovviamente di rapporti familiari, ecco che questa persona sta facendo molte cose per ovviamente la compagna ufficiale, per i propri figli nel caso in cui ce li abbia e anche per la propria famiglia d'origine. Quindi genitori, fratelli e sorelle, cioè questa è una persona che obiettivamente non si sta risparmiando per quanto riguarda, diciamo, l'affaticarsi, d'accordo? È chiaro che dunque questa è una persona molto stanca, è una persona anche diciamo demotivata, che ha una visione un po' pessimistica, se così vogliamo dire, del futuro. Quindi sicuramente è una persona che in questo momento fa bene a starvi lontana. Perché? Perché è una persona di cattivo umore, è una persona, vi ripeto, molto stressata sia fisicamente, quindi potrebbe anche non stare tanto bene, diciamo avere un calo di energie psicofisiche, oppure una persona proprio veramente mentalmente particolarmente inquieta e irrequieta. Quindi è sicuramente una persona che in questo momento ha messo veramente in stand-by il vostro rapporto perché sta dando ovviamente la priorità ad altre questioni di tipo materiale, perché parliamo di bastoni, quindi non parliamo di coppe, quindi non ha preso questa decisione perché è innamorato pazzo della compagna ufficiale, bensì perché ovviamente questa persona, vedete, sta portando dei pesi. Molto spesso dei pesi che non riesce in qualche modo a dividere con l'altra persona, bensì ovviamente dei pesi che obiettivamente potrebbe, in una condizione di chiaramente giustizia e normalità, ovviamente suddividere con un'altra persona, ad esempio la compagna ufficiale, però evidentemente la compagna ufficiale non ci pensa proprio ad aiutare questa persona, cioè gli oneri sono tutti suoi,
d'accordo? Quindi ci sono delle grosse difficoltà e brutte notizie, vi ripeto, anche in ambito professionale. Brutte notizie di che tipo? Sicuramente calo economico, quindi da un punto di vista monetario, ma anche per esempio da un punto di vista proprio di carriera, quindi per esempio tutto ciò che potrebbe essere stato promesso a questa persona potrebbe ad oggi non essere mai stato mantenuto. È chiaro che quindi è una carta che descrive un soggetto della stesa in difficoltà, quindi non è assolutamente una persona che in questo momento sta, diciamo, godendo di un momento particolarmente favorevole, quindi è un momento difficile per questa persona. Ora cerchiamo di capire anche un po' il suo stato d'animo, ovviamente di fronte a queste difficoltà. E qui abbiamo il re di denari. Allora ragazzi, questa persona sta chiedendo aiuto, un aiuto economico, perché parliamo di denari, ad una persona, diciamo adulta, perché generalmente i re hanno dai 45 anni in su, quindi comunque persone ovviamente adulte, mature. Ecco, re di denari è una persona generosa, ovviamente in accezione positiva, È una persona danarosa, o comunque non deve essere per forza un ultramilionario, può essere anche semplicemente una persona benestante che è disposta ad aiutarlo. Ora, potrebbe essere il suo datore di lavoro, potrebbe essere un caro amico, o potrebbe essere un genitore, un padre, oppure un parente, un fratello maggiore, cioè qualcuno in grado appunto di aiutarlo e supportarlo ovviamente da un punto di vista però ovviamente denari, quindi da un punto di vista strettamente ovviamente pratico e monetario. Quindi questa persona sta ovviamente cercando l'aiuto di questo re, quindi ovviamente una persona comunque generosa, una persona legata a lui da un sentimento di affetto, comunque di amicizia o comunque di vicinanza, una persona che ovviamente è in grado di aiutarlo. Ora, che tipologia di aiuto ovviamente questa persona gli offrirà? Un aiuto ovviamente di tipo materiale, perché parliamo appunto di denari, quindi potrebbe essere una persona ovviamente disposta a prestargli del denaro, oppure potrebbe essere un datore di lavoro che in qualche modo ovviamente sta cercando di mantenere le proprie promesse, oppure lo sta aiutando per esempio a in qualche modo portare avanti il proprio percorso di carriera. Comunque è una persona che può assolutamente aiutarlo e che lo farà proprio perché appunto il re di denari è un uomo molto concreto che ovviamente si offre volontariamente, volutamente nell'aiutare un'altra persona, e nel momento in cui fa una determinata promessa, questa persona la mantiene. Quindi questa è una persona molto positiva che ovviamente lo aiuterà da un punto di vista pratico e proprio finanziario, economico e monetario. È chiaro però che il re di denari può anche essere inerente ad una persona che ovviamente lo possa aiutare anche da un punto di vista, diciamo, emotivo, cioè potrebbe essere una persona che in questo momento di difficoltà funge da spalla, cioè una persona che potrebbe, diciamo, volerlo appunto aiutare anche a livello di consigli, sempre consigli pratici, però obiettivamente che lo portino a riflettere e a prendere eventuali decisioni, proprio perché, vi ripeto, è una persona saggia, è una persona matura e soprattutto di esperienza, perché appunto è un re, quindi ovviamente è una persona che a mio avviso può assolutamente ben consigliarlo in riferimento magari proprio al rapporto con la compagna ufficiale e magari proprio al rapporto con voi, cioè generalmente è una persona con la quale il re di denari ci si può confidare, ci si può aprire, perché comunque è una persona discreta, quindi è una persona che sa mantenere ovviamente i silenzi e i segreti, di conseguenza non andrebbe a tradirlo, d'accordo? Quindi
questa figura per lui sarà assolutamente fondamentale, una figura molto importante, vi ripeto, un padre, un fratello maggiore, comunque per esempio un caro amico o un datore di lavoro, un'energia maschile molto probabilmente già sposata, perché generalmente il re di denari è un uomo sposato, addirittura potrebbe essere anche già padre, e generalmente, appunto, vi ripeto, dispone di una certa liquidità o comunque di un ruolo di una certa importanza in ambito ovviamente economico, finanziario e ovviamente professionale. Ora cerchiamo di capire qualche dettaglio in più in riferimento a questa sua scelta e decisione di appunto allontanarsi da voi, cioè cerchiamo di capire se ci possano essere, diciamo, delle motivazioni a voi nascoste che possano aver portato questa persona a questa scelta. E qui abbiamo il fante di spade. Allora, qui abbiamo due tipologie differenti di risposta a questa domanda, ossia nel caso in cui il fante di spade rappresenti un figlio e quindi nel caso in cui ovviamente questa persona sia chiaramente già padre, ecco che il appunto fante di spade rappresenta un figlio che gli dà molte preoccupazioni, quindi una persona che obiettivamente, essendo piccola ovviamente perché è un fante, quindi è una persona piccola di età, quindi un bambino, un ragazzino, ecco che possa comunque dover affrontare, diciamo, un percorso evolutivo, in questo caso un po', diciamo, accidentato, perché è un fante di spade, quindi un ragazzino non proprio semplice da gestire. Potrebbe avere, diciamo, delle problematiche anche da un punto di vista emotivo, per quanto riguarda appunto il proprio equilibrio emotivo, quindi c'è qualcosa che non va in riferimento ad un figlio, se lui ha un figlio, d'accordo? Quindi se è già padre, è un figlio, non è un nipote, non è il figlio della vicina, d'accordo? Nel caso in cui questa persona sia sposata e abbia dei figli, ecco che il fante è un figlio, in questo caso di spade, quindi è un bambino o un ragazzino, può essere anche un adolescente, che obiettivamente però gli dà diverse preoccupazioni, d'accordo? Quindi è una persona che in questo momento sta molto concentrando le sue attenzioni appunto alla sua fatica per cercare di aiutare questo ragazzino, che potrebbe, vi ripeto, veramente avere delle difficoltà, perché è un fante di spade, quindi in particolar modo potrebbe essere, per esempio, particolarmente svogliato in ambito scolastico, potrebbe non dare i risultati sperati in ambito scolastico, o potrebbe essere semplicemente un ragazzino svogliato che non ha alcuna intenzione di impegnarsi, magari con grandi capacità, che però obiettivamente non ha particolare, diciamo, interesse per quanto riguarda la conoscenza. Ecco, questo lo sta preoccupando non poco. Comunque, vi ripeto, è un ragazzino che potrebbe dargli proprio delle preoccupazioni. Qual è il secondo filone invece di, ovviamente, ragionamento e di risposta? Nel caso in cui questa persona non abbia figli, chi è questo fante di spade? È un pettegolo, la rana dalla bocca larga, che non si fa mai i fatti suoi e che gli ha riportato delle, diciamo, brutte notizie, pettegolezzi, nei vostri confronti. Occhio, perché il fante di spade è la carta del sorvegliante. Quindi il sorvegliante potrebbe essere qualcuno che avete in comune, un amico, un collega, energia maschile, non una donna, ok? Un'energia maschile, arrogante, impicciona, una persona che ama nel vedere i problemi che lui stesso causa negli altri, quindi un folle, una persona profondamente invidiosa, che non vede l'ora di creare problemi all'interno di una coppia. Quindi questa persona ha riportato qualcosa di
totalmente falso, o comunque di, diciamo così, macchinoso e in qualche modo diversamente infiorettato, diciamo così, ovviamente però credibile alle orecchie del soggetto della stesa, che evidentemente ci ha creduto, ecco, notizie negative, molto negative nei vostri confronti. Allora, questo fant è per aiutarvi ovviamente a identificare chi potrebbe essere ovviamente questa persona. È un giovane, quindi a differenza ad esempio del re, è una persona giovane. Allora, i fanti hanno al massimo, proprio a tirarla, 35 anni di età, 30-35, non di più, E dicendo 35 sto già andando oltre, d'accordo? Quindi è una persona giovane. È una persona intrigante, falsa, furba. È la classica persona, vi ripeto, che mette zizzania perché si diverte, ovviamente, perché è invidiosa della felicità degli altri. Quindi è una persona che, vi ripeto, ha contatti o ha modo, se non altro, ragazzi, in qualche modo questa persona qualcosa di voi sa e ovviamente è andata a riportare fatti che lui ha, diciamo, personalmente, artisticamente rielaborato, ovviamente che vi mettano e vi hanno messo palesemente in cattiva luce. Allora, attenzione quindi a amici che voi potreste avere in comune, colleghi, nel caso in cui siate colleghi, qui c'è questo personaggio cattivello, oppure attenzione ai social, perché è strapieno di profili fake, d'accordo? E lo dico proprio per esperienza personale, cioè ovviamente mi è capitato di rimanere palesemente scioccata per aver magari immaginato e pensato in maniera forse un po' troppo ingenua di avere determinati, per esempio, amici, ad esempio su Facebook, con determinate caratteristiche anagrafiche e di genere appunto ben precise, per poi scoprire che erano esattamente tutto l'opposto. D'accordo? Ed erano in realtà delle vedette, cioè persone che obiettivamente avevano creato un profilo totalmente falso per obiettivamente cercare di carpire delle informazioni, ovviamente sul mio conto. D'accordo? Mi è capitato di ascoltare una storia che di primo acchito mi sembrava veramente inverosimile, poi però purtroppo in realtà ho constatato che fosse la verità, ossia di un ragazzo che ovviamente morbosamente geloso della sua fidanzata aveva in qualche modo creato un secondo account falso, Facebook, di natura totalmente femminile, quindi anche con foto, immagini rubate da un'altra ragazza, immagini di animali, gattini, cagnolini, bambini e tramonti, fiori, rose, per spiare la sua fidanzata e cercare di capire ovviamente chi fossero amici, piuttosto che foto postate, commenti sotto alle varie foto e cose del genere. Quindi ovviamente è chiaro che da questo punto di vista questo fante di spade può essere proprio questo, cioè diciamo una sorta di account diciamo falso, account diciamo aggancio per poter in qualche modo spiare ovviamente qualcosa in riferimento a voi. È chiaro però ragazzi che in questo caso la situazione sarebbe ovviamente difficile da sbrogliare, perché chiaramente immagino che voi non riusciate a capire immediatamente, a comprendere chi possano essere o chi possa essere, diciamo, questo fante, spulciando tra per esempio le varie amicizie social e ovviamente comprendere quale tra queste possa essere, diciamo, una dolce donzella innamorata di cucina e botanica, ovviamente sotto alle quali vesti si nasconda invece un furbo
e falso osservatore. Dunque potrebbe risultare per voi difficoltoso comprendere chi possa essere questa persona. Me ne rendo conto. Nel caso in cui appartenga invece ad un amico, la cerchia ovviamente si restringe, soprattutto nel caso in cui sia un collega, d'accordo? Per quanto riguarda l'aggancio astrologico, potrebbe essere un segno d'aria, ossia appartenere al segno dei Gemelli, Bilancia o Acquario, o averne l'ascendente, d'accordo? O comunque avere un tema natale ricco dei segni d'aria nei pianeti principali che strutturano la sua personalità. Cioè, vi faccio un esempio, potrebbe essere del segno zodiacale, per esempio dei Gemelli, e avere per esempio la Venere in Gemelli e l'ascendente in Acquario, è un esempio, quindi comunque una forte compresenza ovviamente di segni d'aria nel proprio tema natale. Quindi sicuramente questa è ovviamente una spina nel fianco, cioè è una persona obiettivamente, vi ripeto, falsa, bugiarda, che vi spia, che vi tiene d'occhio e che obiettivamente agisce nell'ombra, vedete, nelle profondità, quindi nascondendosi nell'oscurità delle profondità, ovviamente in questo caso oceaniche. Quindi è una persona che ovviamente andrebbe allontanata ovviamente dalla vostra vita privata, cioè alla quale, nel caso in cui sia ad esempio un amico, non si dovrebbe raccontare più nulla, ovviamente, di voi, nel caso però in cui voi capiate chi possa essere questa persona, ragazzi, perché altrimenti capisco comunque che ci possano essere delle difficoltà, Comunque vi ripeto che questo è un personaggio molto negativo. Comunque vi ripeto che questo è un personaggio molto negativo. È una persona che spia. E soprattutto è una persona che riporta, perché è questo il problema, riporta cose sbagliate. Si limitasse a spiare, riporterebbe se non altro il vero. In realtà questa persona, vi ripeto, infioretta, cioè racconta delle situazioni ma che non esistono. Ma perché è una persona cattiva, ragazzi, cioè ci sono poche definizioni, è una persona cattiva che ama, gode terribilmente nel vedere i problemi e le sofferenze degli altri. D'accordo? Ora, ultima posizione, ossia la risposta alla domanda, cioè cerchiamo di capire se appunto questa persona vi ricontatterà e ovviamente secondo quali modalità. E qui abbiamo ovviamente un bellissimo asso di coppe. Questa è una carta stupenda, è una carta che parla coppe, quindi è una carta che parla ovviamente d'amore. È una carta che parla d'amore in che senso però? È una carta che parla di un ricominciare, ragazzi, perché è un asso, quindi a livello numerale è il primo arcano minore, quindi ovviamente si riferisce ad un ricominciare da capo, cioè questa persona evidentemente si renderà conto di aver commesso un grave errore e quindi si renderà conto che se c'è qualcosa a cui lui deve rendere conto, non sono tanto questi sciocchi pettegoli o tutte queste, diciamo, difficoltà pratiche, oneri che ha nella propria vita, per carità, è personale, come tutti ovviamente, ma c'è qualcosa a cui lui deve rendere conto. Cos'è? Il cuore, i sentimenti, le emozioni. Quindi questa persona, finalmente, ovviamente, capirà che mancandogli, ovviamente, voi, ciò che gli manca realmente è l'amore, è il sentimento vero. Questa è una persona che si riscoprirà innamorata o comunque presa rispetto a voi, proprio perché si renderà conto di aver perso un unicum, qualcosa di molto importante. E il cuore
riuscirà evidentemente a far tacere questi pettegolezzi di questa rana dalla bocca larga, malefica, o comunque, nel caso in cui sia un figlio, a mettere ovviamente momentaneamente da parte queste sue preoccupazioni per dedicarsi finalmente anche ovviamente a se stesso. È chiaro che in questo caso l'asso di coppe parla quindi di un ricontatto, perché gli assi, come appunto i fanti, parlano di notizie. Quindi è chiaro che l'asso di coppe parla di notizie, cioè questa persona d'improvviso vi ricercherà, perché l'asso di coppe è una carta che parla di una sorpresa quasi scioccante, che ovviamente porterà in voi molta allegria, comunque molta felicità, molto piacere. L'asso di coppe parla infatti di riunione, di riappacificazione tra persone che ovviamente si vogliono bene. L'asso di coppe, ragazzi, parla di progetti che ovviamente vengono portati a termine, a buon fine, quindi in questo caso ad esempio il ricercarvi, il ricontattarvi, riprendere ovviamente la storia con voi. Ecco, progetti produttivi che però hanno come sempre base centrale il cuore. Cioè, questa persona ad un certo punto metterà da parte paure, insicurezze, problematiche gestionali familiari, perché questa persona si renderà conto che obiettivamente qui gli manca qualcosa di molto importante e che ovviamente vorrà in qualche modo ritrovarvi. Quindi voi riceverete delle belle notizie che ovviamente porteranno anche ad un incontro, perché l'asso di coppe parla del focolare. Quindi voi potreste rivedervi, per esempio, o a casa sua, ma ne dubito, probabilmente a casa vostra, oppure comunque in un luogo che per voi è molto familiare, dove per esempio vi siete sempre visti e incontrati. Ecco che obiettivamente l'asso di coppe parla sicuramente di un momento molto importante di stabilità, di bellezza, di attrazione e di sentimenti che ovviamente prenderanno appunto, diciamo, una piega decisamente molto più evidente. Cioè l'asso di coppe, vedete, parla proprio del mostrarsi, diciamo, in quelli che sono i propri sentimenti, le proprie emozioni, d'accordo? Quindi sarà anche un momento di festeggiamento chiaramente molto positivo. D'accordo? Quindi l'asso di coppe parla di sviluppi molto importanti, parla di riappacificazioni, parla di un ritrovarsi, parla soprattutto di ottime notizie. Quindi è una carta che parla di sviluppi molto positivi per quanto riguarda questa situazione. Per quanto riguarda i tempi di, diciamo, realizzazione, l'asso di coppe non ha tempistiche lunghissime. Tra l'altro, come ovviamente singolo arcano, si riferisce in particolar modo ai giorni dal 21 al 27 di maggio. Quindi obiettivamente entro al massimo un mesetto voi avrete modo comunque ancora di riavere delle notizie da parte di questa persona. Quindi comunque di riavere un contatto con questa persona che metta in evidenza le emozioni che prova questa persona e il fatto che la sua scelta sia ovviamente dipesa unicamente appunto evidentemente sì da delle problematiche di ordine pratico e quotidiano, ma quelle ce l'abbiamo tutti ovviamente, ma anche e soprattutto da preoccupazioni inerenti a un figlio nel caso in cui ce l'abbia, oppure ovviamente per quanto riguarda ovviamente qualche parola di troppo riportata dal classico pettegolo, d'accordo? Ora che questa persona ve ne parli, è un po' in dubbio, cioè non è detto che questa persona ritornando con questo asso di coppe possa in qualche modo raccontarvi la verità della motivazione che possa averlo portato ad allontanarsi da voi, scoprendo un po' finalmente chi possa essere ovviamente questo fante di spade. Non è detto, ragazzi, che voi finalmente diventiate consapevoli dell'identità di questo pettegolo. È chiaro che
dal vostro punto di vista rappresenterebbe la soluzione migliore. Però ovviamente con questo asso di coppe, a mio avviso, il soggetto della stesa si concentrerà maggiormente su di voi, comunque sul vostro rapporto, e sul lasciarsi andare a sentimenti ed emozioni e lasciarle trapelare. Quindi obiettivamente, a mio avviso, eviterà di citare questa situazione. Ora cerchiamo di capire in queste tre ultime appunto carte e ultima posizione una specifica in più, una spiegazione in più in riferimento a questo asso di coppe. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo la carta della morte, la trasformazione, qui abbiamo il 5 di spade e qui abbiamo il 2 di denari. Allora, sicuramente questa persona, ecco, trasformazione, deciderà di ovviamente cambiare in maniera radicale qualcosa. Che cosa in particolar modo? Qui abbiamo il 5 di spade, vedete? Abbiamo due rivali. Questa persona potrebbe, diciamo, arrivare persino a bisticciare con questo, ovviamente, amico, se così possiamo definirlo, questo cattivo consigliere, questo consigliere fraudolento, proprio per ovviamente evitare di in qualche modo di nuovo incappare in problematiche di una certa importanza con voi, diffidando, 5 di spade, finalmente di ciò che questa persona possa riportargli o ovviamente consigliargli. Quindi qui c'è una lite, qui c'è una grossa discussione, ovviamente non con voi, con un antagonista, cioè con qualcuno che lui ovviamente reputa non essere per nulla sincero. Infatti il 5 di spade parla proprio di chi pugnala alle spalle, di chi non è sincero e ovviamente rema contro il soggetto della stesa, quindi lui. Quindi il 5 di spade parla di conflitti, Quindi sicuramente questa persona affronterà a muso duro persone che dal suo punto di vista stanno giocando sporco, quindi molto probabilmente proprio questo ovviamente fante di spade. Però il 5 di spade è una carta, diciamo, a carattere multiplo, quindi potrebbe avere più discussioni ovviamente con più persone, cioè persone che in realtà finalmente lui si renderà conto che non abbiano alcuna intenzione di aiutarlo, bensì invece al contrario in qualche modo di ostacolarlo. Quindi potrebbe avere anche una grossa discussione con la compagna ufficiale, perché abbiamo detto che non ci pensa proprio di aiutarlo questa persona. Quindi sicuramente i prossimi giorni non saranno semplici per lui, perché qui c'è proprio una grossa, anzi più di una, discussione, quindi un affrontare a muso duro vis-à-vis determinate persone che lui reputerà assolutamente false e che vorrà assolutamente allontanare. Questa ovviamente lite porterà ad una importante trasformazione, la carta della morte, un'importante trasformazione proprio radicale anche nel suo modo di vedere voi e ovviamente il vostro rapporto. E qui abbiamo il 2 di denari. Questo ovviamente momento importante, fondamentale, porterà in questa persona il desiderio, la necessità quindi di effettuare una scelta, 2 di denari, cioè una scelta ovviamente tra due situazioni ben distinte. In questo caso, se rimanere ovviamente lontana questa persona da voi definitivamente oppure tornare. Ecco che questa decisione scelta verrà proprio presa in virtù di una situazione ormai chiara ai suoi occhi di ostilità da parte di determinate persone che lui andrà finalmente coraggiosamente ad affrontare, e persone con le quali deciderà o comunque di mettere le cose in chiaro o addirittura di tagliare completamente tutti i ponti, e quindi ovviamente andrà a riflettere 2 di denari e
finalmente a prendere una reale decisione, valutando ovviamente bene i pro e i contro di questa decisione per chiaramente evitare di nuovo problemi futuri. Quindi vi ripeto, questa è una persona che per arrivare a questo asso di coppe, quindi a questa reale decisione e ovviamente al ritorno da voi, dovrà affrontare però purtroppo diciamo delle discussioni anche abbastanza accese, perché il 5 di spade è una carta che parla di conflitti non indifferenti, quindi potrebbero anche volare parole grosse ovviamente, ma proprio in virtù del fatto che questa persona ovviamente ha la necessità di cambiare qualcosa. E chi darà a questa persona questa spinta? Il cuore, perché questa persona si renderà conto che il cuore è da un'altra parte e che pettegolezzi, malelingue, problematiche ovviamente quotidiane anche legate ad eventuali figli non devono ovviamente mai prendere il sopravvento rispetto ovviamente al proprio cuore, alla propria felicità e al proprio benessere. Quindi questa persona, diciamo, effettuerà una vera e propria scelta. Quindi in realtà quando questa persona si è allontanata da voi, lo ha fatto sulla scorta, diciamo, dell'istinto, della rabbia che queste notizie possono avergli provocato. Però in realtà ecco che questa persona non era ancora decisa, sicura del volervi allontanare definitivamente. Questa decisione la prenderà ovviamente successivamente nelle prossime settimane, che rappresenteranno diciamo dei giorni piuttosto caldi, ecco, per quanto riguarda obiettivamente questa persona. Quindi ahimè non vivrà dei giorni e delle settimane diciamo in maniera completamente tranquilla, serena e rilassata, proprio perché, vi ripeto, questa persona dovrà andare proprio ad affrontare una discussione, quindi deciderà di affrontare appunto vis-à-vis una, anzi a mio avviso, vi ripeto, più persone che dal suo punto di vista obiettivamente rappresentano degli individui fortemente ostili. Tra l'altro, ragazzi, la carta della morte ha tempistiche molto veloci, guarda caso tempistiche che ovviamente non superano le 3-4 settimane. Ovviamente vanno a confermare le tempistiche dell'asso di coppe, quindi tempi di realizzazione abbastanza rapidi, di conseguenza entro ovviamente al massimo un mese di tempo questa persona prenderà una reale decisione, d'accordo? E ovviamente lo farà perché chiaramente stanca evidentemente di dover in qualche modo castrare il proprio cuore, i propri sogni e ovviamente i propri desideri. Vedrete questa persona straordinariamente emozionata quando la rivedrete o la risentirete, perché l'asso di coppe parla anche di chi proprio non riesce in qualche modo, diciamo, a gestire la propria emotività, quindi sarà ovviamente anche un incontro piacevole, una cosa anche piacevole, no? Vedere una persona emozionata, ovviamente. Quindi ecco, in questo caso ovviamente però purtroppo questa persona avrà il suo bel da fare, nel senso che ovviamente in queste settimane, nelle prossime settimane in cui appunto voi non vi sentirete, ecco che questa persona ovviamente dovrà affrontare dei momenti molto difficili con grandi discussioni e ovviamente un grande cambiamento, addirittura anche la rottura di eventuali rapporti e ovviamente una reale presa di posizione. Quindi questa persona sceglierà appunto di ovviamente ritornare da voi in barba a questo ovviamente malefico pettegolo, questa rana dalla bocca larga che c'è sempre, il pettegolo di turno c'è sempre, l'invidioso che deve creare problemi c'è sempre, è inevitabile. Ovviamente è successo anche a me, ma penso che sia successo anche a voi. Quindi purtroppo c'è questa persona, un'energia maschile molto giovane, che invece di pensare alla sua vita e ai fatti suoi pensa alla vostra, quindi una persona che probabilmente non ha una sua vita, d'accordo? Quindi una persona che sa soltanto godere ovviamente nel momento in cui vede il male, la sofferenza negli altri, evidentemente non è in grado di godere ovviamente in altro modo e secondo altre modalità magari ovviamente più nobili e onorevoli. Chiaramente però tutto quello che questa persona può aver fatto o detto, sì, ha creato sicuramente questo momento di ovviamente distacco, però come vedete poi i sentimenti hanno sempre la meglio, il cuore ovviamente può tutto, come ovviamente volevasi dimostrare
Però, vi ripeto, questa persona, soggetto della stesa, non sta bene e non attraverserà, diciamo, giorni e settimane prossimamente a venire con grande allegria. Anzi, qui abbiamo un brutto 5 di spade, ragazzi, quindi obiettivamente uno tra gli arcani minori più difficili da viversi, una carta piuttosto pesante, una carta molto negativa. Ecco, 5, 10 e 7 di spade sono carte generalmente molto pesanti. In questo caso però riguarda appunto i conflitti, quindi questa persona ovviamente dovrà affrontare qualcuno, fa parte della vita. Fa parte della trasformazione della vita. La carta della morte rappresenta questo, È uno degli arcani maggiori, a mio avviso, più belli, perché non ha un'accezione negativa, cioè la morte rappresenta la fine di qualcosa, ovviamente, che doveva finire da un punto di vista proprio fisiologico, e ovviamente per dar vita a qualcosa ovviamente di nuovo, cioè la morte parla di una rinascita, quindi qui si rinascerà a nuova vita. Cosa vi ho detto? È un asso, quindi parla di un rinascere, quindi il vostro rapporto proprio rinascerà, a mio avviso anche su basi diverse, su basi differenti. Comunque vi ripeto, aspettatevi un contatto da parte di questa persona, sicuramente prossimamente nelle prossime settimane, o comunque magari anche un incontrarvi nel caso in cui siate per esempio colleghi. Ecco che magari potreste incrociarvi casualmente in ascensore e notare questa persona in totale imbarazzo e sciogliersi poi magari di fronte al vostro sguardo. Tutto è possibile nella vita, perché no? Anche magari immaginare degli scenari particolarmente romantici, perché no? Con questo asso di coppe ci può stare, d'accordo? Quindi comunque questa persona vi darà, diciamo, un segnale, batterà un colpo e vi farà capire che obiettivamente non è ancora uscita dalla vostra vita e ovviamente non vuole farlo. Ha però il suo bel da fare, quindi non ha una vita proprio semplice, d'accordo? Dunque, ovviamente stesa direi molto bella per voi, per lui un po' meno, però diciamo che se non altro voi porterete a casa almeno un, diciamo, risultato. Poi spetterà a lui gestire la sua vita da persona matura, come ovviamente facciamo tutti noi quotidianamente, al di là ovviamente delle difficoltà, d'accordo? Dunque, come sempre, ovviamente, ragazzi, mi raccomando, voi nel frattempo andate avanti, ovviamente, per la vostra vita, coltivate le vostre amicizie, la vostra passione per il vostro lavoro, per tutto ciò che amate, per lo sport, per i vostri hobby. Cercate di, ovviamente, concentrarvi sulla vostra salute, sul vostro benessere e, ovviamente, sul vostro equilibrio psicofisico. Mettetevi come priorità, questo lo ripeterò all'infinito, mi raccomando, forza, coraggio, determinazione e ovviamente come sempre buona fortuna e a presto.